un poco taccio. Poi a me ripeto, ma insomma, sono io morto? E se sì, giacché altrimenti non posso spiegare il mutamento del luogo, che significa topograficamente esser morto? Mi rammento di antiche dottrine e di voci pazienti che mi diseducavano dall'amore di me stesso. Gusto un frettoloso odio di me stesso e infine mi dico, certamente, questo è l'inferno. Mentre la voce distratta si trascina, io chiudo gli occhi. Ho di nuovo di fronte il me stesso di paglia. Mi guarda. I suoi occhi non esprimono tristezza né supplica. Non è più solo. Gli è accanto una figura stranamente benevola, vestita alla maniera dei vecchi medici. Nella destra tiene una sorta di forbice dalle lame lunghe e affilate. Sorride e mi fa un inchino e avanza un poco con la mano sinistra. E la sinistra stringe cautamente una bambola nuda. È una bambola piccola e non bella, di stoffa, mi pare, ma dura, capisco, e compatta, è una femmina, e sebbene stia immobile, indovino che questa bambola ha una sua capacità di muoversi, forse grazie a interiori meccanismi, molle e ingranaggi. La scruto nel volto, un volto più cauto che anonimo. Le labbra appena scostate mi propongono un seghettato sorriso di minutissimi denti. Un orrore profondo mi sconvolge. Vedo chiaramente che il me stesso di paglia, l'uomo in guisa di medico, le forbici e la bambola alludono a qualche gesto in cui l'orrore si mescolerà irreparabilmente alla dolcezza. Cerco di capire se il centro dell'orrore sia la bambola, il medico, il me stesso. Urlo. Apro gli occhi. Hai visto la bambola? Dice la terza voce. È un sogno giusto. È orribile. Appunto. Questo sogno è un messaggio dei demoni. Qui non ci sono sogni. Quanto a demoni, chiunque può esserlo. Anche tu. Taccio. Non è in effetti impossibile che io sia ora demone. Che il mio travestimento umano si sia diradato quanto basta per lasciar trasparire la mia qualità demoniaca. Forse è vero che sono morto. Certo, se mi penso come demone, capisco o credo di capire la ferocia della mia condizione di vivo, quella che ho chiamato, mi pare, la strettura del corpo, quell'essere troppo minuto per l'anima seviziante che voleva essere partorita. Ma allora, che è mai quel cerretano, da burla e strazio? E perché mi sono duplicato in un me stesso di paglia e tuttavia senziente? E che cosa è la bambola? Per adesso è una bambola. Riprende la voce monotona e sorda.
poi la si conosce meglio, o peggio. Non sono stupito dalla lettura del mio pensiero, ma urtato, come da una indelicatezza. Confesso che non riesco più a capire esattamente quali siano i miei limiti. Può essere che quella voce, o voci che mi rispondono, altro non siano che luoghi del me stesso, così come un tempo avvertivo il mormorio delle orecchie o l'urlo del diaframma terrorizzato. Dunque non è impossibile che io legga il mio pensiero ed io mi risponda. E se io posso essermi demone, forse posso essere inferno. Se io sono l'inferno, tutti, un giorno o una notte, passeranno dentro di me. Tutto ciò non ha senso. O piuttosto ha il senso del non senso. Ma ora devo decidere se continuare o meno ciò che chiamo il sogno. Se non consento ai gesti del cerretano, tutto si fermerà, e sia questo o meno l'inferno, non accadrà più nulla. Rifiutandomi al me stesso sotto forma di sogno, io sarò d'impedimento al decorso di questo luogo, non già al suo procedere temporale, che sospetto ormai essere impossibile, ma al suo svolgersi in forma di itinerario. Ora le trattative sono con la stanchezza del labirinto o con il labirinto come itinerario. Se voglio sperimentare il labirinto, devo subire, accogliere, dare il benvenuto al sogno, qualsiasi sia la sofferenza che il cerretano infliggerà al fantoccio in cui mi riconosco. Ma quel che soprattutto mi interessa è conoscere la bambola. Per ripartire debbo retrocedere, giacché non c'è dubbio che il cerretano è in qualche modo oltre, lungo il percorso del labirinto. Dunque chiuderò gli occhi. Il cerretano mi fa un cenno del capo. Stava dunque aspettando che gli consentissi di riprendere la sua opera. Sorride. È benevolo. Si volge verso il fantoccio e, non senza grazia, con le forbici gli apre il petto. Vedo che il fantoccio non è colmo di paglia, ma di una materia untuosa, grassa e cedevole. Il cerretano la scosta con le mani sottili e introduce la bambola. Poi la ricopre di quella materia. Infine riaccosta la pelle e salda con una sorta di resina. Non vedo dove tragga codesta resina. Forse la secerne dalle dita. Guardo in volto il fantoccio. Non rivela dolore, ma un orrore afono. So che l'operazione non è conclusa. Il cerretano prende per un braccio il fantoccio e lo dirige verso di me. Vedo che quella strana macchina cammina, mi arriva di fronte e non si arresta. E io ed io siamo una cosa sola. Avverto nel mio addome la bambola che si accomoda a un luogo ove starsi. Forse a lungo.
Apro gli occhi. La bambola è sempre nel mio corpo. Ridendo, mi sussurro. Sono gravido. Qualcosa mi dice che talune gravidanze possono essere eterne, anche se finiscono. La gravidanza è un segno indelebile. Mi chiedo se oltre che essere demone a me stesso, io abbia accolto la presenza di un ulteriore demone. Ora siamo il rudimento di una famiglia. Non desidero essere partorita. Dice una voce che riconosco, sebbene non l'abbia mai sentita, per la voce della bambola. Desidero restarti in corpo a lungo. Sei caldo? La bambola si muove. Sento che una sua minuscola mano cattura un frammento di carne e lo strappa e se ne nutre. In quel punto del mio corpo scaturisce un dolore atroce quanto effimero. Poi la bambola orina dentro di me. Sento che giangotta tra sé e sé, poi dilata le gambe rigide. Ora defeca. Cibo e latrina della mia bambola. Trovo una sorta di pace in questa funzione che sospetto fatale. Ora sono certo che solo all'inferno possono accadere così fatti eventi, ma questo sposta il problema, non altro. Giacché non riesco a sapere se io stesso non sia l'inferno, e dunque inferno siano i miei accadimenti. Più tardi parlerò alla bambola. Del